Ciao, come state? Spero tutto bene. Nel video di oggi vi mostro come ho arredato e organizzato il mio bagno che, in accordo con il resto della casa, è veramente piccolo e stretto. Seguitemi passo passo per scoprire le soluzioni che ho trovato per risolvere i problemi di spazio e di organizzazione derivanti dal fatto di avere appunto un bagno così piccolo, e anche per scoprire come ho cercato di sfruttare al meglio tutti gli spazi disponibili. Se vi va, poi qui sotto potete condividere con noi gli stratagemmi che avete trovato voi. Se vi piacciono tutorial come questo, vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Paola Stancheris, Vera Nicolova, Barbara Buonasera e Manu Longo. Ora passiamo al tutorial, seguitemi! Iniziamo con una panoramica del mio bagno, lungo circa 4 metri e largo appena 1,10 m, che diventa circa di 50 cm una volta calcolato l'ingombro di sanitari, lavatrice e lavandino. Come vedete, in fondo c'è una piccolissima vasca che noi usiamo come doccia. Vicino alla doccia ci sono i sanitari. Lo spazio fra la vasca e il WC ci serve per nascondere sia il catino che usiamo per i panni che tiriamo fuori dalla lavatrice, sia per lo spazzolino del WC, che sinceramente è un po' triste e dovrei cambiare. Fra il WC e il bidet c'è una scatola portatutto e il nostro nuovo portarotolo. Ci siamo arresi, alla fine l'abbiamo comprato dopo aver combattuto ma perso la battaglia con un portarotolo a ventosa che attaccavamo alle piastrelle ma che continuava a cadere. Fra il bidet e la lavatrice invece teniamo un piccolo fustino di latta molto carino che abbiamo comprato dai cinesi, nel quale travasiamo il detersivo in polvere dai fustini più grandi. Per recuperare spazio per scorte e detersivi che usiamo solo in bagno abbiamo adottato diverse soluzioni. La prima è stata quella di mettere una mensola sopra i sanitari, dove teniamo le scorte di carta igienica e un contenitore di plastica nel quale io e Gaia teniamo le scorte di prodotti femminili. Sopra la lavatrice abbiamo messo 2 mobiletti con delle mensoline nelle quali teniamo prodotti di diverso tipo, in ordine di comodità o frequenza d'uso. Sulle mensoline più in basso, ad esempio, ci sono i detersivi per lavatrice e un cestino con i miei trucchi. Passiamo ora alla zona lavandino. Abbiamo optato per uno specchio piatto perché, usando uno dei classici mobiletti col vetro, quando ci laviamo ci avremmo sbattuto la testa contro. Per lo stesso motivo non abbiamo potuto mettere la classica mensolina e per recuperare spazio abbiamo comprato questo largo lavandino rettangolare con il bordo stretto. Questo lavandino è comodo perché ha anche questi 2 spazi di fianco al rubinetto nei quali possiamo tenere le cose essenziali come spazzolini, dentifricio e dispenser per il sapone liquido. Sotto il lavandino abbiamo un mobiletto nel quale teniamo gli asciugamani, tappeti puliti e il phon. Decido di sistemarlo, quindi lo svuoto completamente. Prima lo pulisco con dello sgrassatore, poi lo igienizzo con la pistola a vapore che mi aiuta anche a togliere più facilmente le gocciolature dalle piastrelle. Sistemo i tappeti nella parte inferiore, nella parte superiore invece sistemo gli asciugamani. Prima li piego a metà, poi in 3 e poi ancora in 3. Infine riutilizzo una scatola da scarpe per contenere spazzole elettriche e phon. Inizialmente gli asciugamani che stiamo usando li tenevamo appesi con dei gancetti di fianco al lavandino. In quel punto però prendevano poca aria, quindi rimanevano bagnati per tanto tempo e alla fine iniziavano a puzzare. Poi secondo me c'era anche il rischio che formassero della muffa, quindi abbiamo deciso di avvalerci come supporto per gli asciugamani direttamente del calorifero. In questo modo prendono molta più aria e d'inverno con i caloriferi accesi asciugano in un attimo. Accanto al lavandino abbiamo 2 dei classici armadietti con lo specchio. Non so se anche per voi è così, ma io trovo sempre molto scomodo prendere le cose dietro perché c'è sempre il rischio che qualcosa cada.
Per ovviare a questo inconveniente ho deciso di organizzare tutto riutilizzando delle vaschette di plastica. Io le trovo comode, intanto perché riesco a tenerci dentro le cose in modo più ordinato. In secondo luogo si possono sfilare come se fossero dei cassettini per prendere più agevolmente le cose che ci sono dietro. Per i nostri 3 accappatoi ci siamo organizzati in questo modo. 2 sono appesi a dei ganci fissati alla porta, uno invece ha un gancio fissato nel muro. A questo punto probabilmente vi starete chiedendo dove teniamo i panni sporchi, per i quali ho trovato una soluzione che per noi è molto comoda e efficace, in particolar modo per quando dobbiamo dividere i panni per colore per lavarli in lavatrice. Già da qualche anno ci siamo dotati di questo mobiletto con 3 cassetti di plastica nel quale mettiamo le cose divise per colore. Nel cassetto bianco mettiamo i grigi, beige, verdi. Il cassetto rosso lo usiamo per rossi, gialli, arancioni, rosa e viola. Il cassetto nero è per azzurri e scuri. A parte abbiamo un cestone più grande dedicato solo a bianchi, strofinacci e tovaglie. Ovviamente, non essendoci spazio in bagno per tenere i cestoni delle cose sporche, ci siamo dovuti adattare e quindi li abbiamo messi appena fuori dalla porta del bagno. Io vi ringrazio tanto per aver guardato il video fino a qua e spero anche di avervi tenuto un po' di compagnia. Spero che questo video vi sia stato utile e che possiate trarre spunto dai modi che ho trovato per riuscire a organizzare gli spazi nel mio piccolo bagno. Fatemi sapere qua sotto se magari qualcosa vi ha ispirato o se magari siete organizzate anche meglio di me. Io vi aspetto anche su Instagram e su Facebook, dove condivido progetti e lavori che non trovate qua su YouTube. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi il vostro like, iscrivetevi al canale e poi magari condividete anche il mio video sui social con le vostre amicizie. L'appuntamento è fra pochi giorni con un nuovo tutorial, quindi attivate la campanella accanto all'iscrizione per essere sicure di ricevere la notifica e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!